Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo tutorial di Mondo dei Simulatori. Finalmente è uscito FS 2020, ma io non posso giocarlo perché non mi è ancora arrivata la copia fisica. Quindi nell'attesa faccio questo video dedicato a tutti quelli che hanno un volante da corsa e vorrebbero utilizzare la propria pedaliera come asse del timone sui simulatori di volo. Questa è un'idea niente male, soprattutto se si vogliono risparmiare un po' di soldini, senza acquistare un'altra periferica apposita solo per il timone. In particolare consiglio questo tutorial a tutti quelli che hanno già un joystick o un flight yoke system e vogliono semplicemente trasferire l'asse del timone sui pedali da corsa, perché hanno pure un volante. Ora iniziamo! Prima di tutto andiamo su internet e scarichiamo il software Xbox 360 Controller Emulator. Utilizziamo questo programma così convertiamo via software la pedaliera in un controller della Xbox 360, facendo credere al nostro simulatore che andremo ad utilizzare che stiamo usando un controller e non una pedaliera. Questo è un tutorial per chi gioca X-Plane, FSX, FS 2020, DCS, insomma chiamiamolo tutorial universale che può variare da titolo a titolo. Ovviamente essendo un tutorial chiamiamolo universale ci sono varie differenze tra quello che faccio io e magari quello che dovete fare voi. Infatti la prima differenza che si può notare, che si potrebbe notare, è quella della versione del software che andiamo a scaricare. Siccome in questo video prenderò in esame FSX, che è un simulatore a 32 bit, allora io scaricherò la versione a 32 bit. Se voi usate X-Plane 11 o FS 2020, allora ovviamente scaricherete la versione a 64 bit. Poi tutto questo dipende anche da che PC avete, magari avete un PC a 32 bit, quindi dovete scaricare per forza di cose il programma a 32 bit. Vi ricordo che per scaricare questo programma avrete bisogno di un programma di compressione come WinRAR, WinZip, 7zip. Una volta aver scaricato il programma è il momento di estrarlo e vi consiglio di estrarlo subito direttamente dentro alla cartella del vostro simulatore, proprio all'interno. Così è più comodo, non dovete creare un'altra cartella apposita per questo programma. Mi raccomando, prima di avviarlo assicuratevi di aver connesso tutte le periferiche necessarie, che in particolare in questo video è per il nostro volante con la pedaliera. E quando avvierete il programma probabilmente vi chiederà vari aggiornamenti per le periferiche, di sistemare delle cose. Voi accettate tutto, non rifiutate nulla, che probabilmente vi si chiuderà il programma da solo, se no. Innanzitutto dopo che il programma sia aperto, andiamo a selezionare l'eseguibile del vostro simulatore. Quindi andate sulla finestra Game Settings e tramite il tasto Add andate ad aggiungere l'eseguibile. Ad esempio nel mio caso con FSX Steam Edition devo andare sulla cartella Steam, Steam Apps, Common, FSX e selezionare l'eseguibile. Quindi questo è un processo che varia a seconda del simulatore che utilizzate. Se avete FSX Steam Edition dovrete probabilmente seguire il mio stesso percorso, invece con X-Plane un altro, idem per FS 2020 e così via. Adesso che avete aggiunto il vostro simulatore, assicuratevi che lo avete selezionato dall'apposita finestra a tenda nella parte superiore del programma. Dopodiché controllate se il programma è connesso alla vostra periferica e soprattutto che l'avete selezionata. Io che in questo momento ho 4 periferiche connesse tra il Logitech G29, il Fly Yoke System, le pedaliere Trasmaster, insomma ho ben 4 finestre attive con scritto controller 1, controller 2, controller 3 e così via. Nel mio caso il volante Logitech G29 con l'annessa pedaliera è il controller numero 1. Quindi anche voi cercate dove si trova la periferica e tenetela selezionata all'interno del programma. Adesso è il momento della configurazione. Se sono presenti già dei comandi, annullate tutto attraverso il tasto Clear. Noi questa periferica dobbiamo solo utilizzarla per il timone e magari per un'altra azione che può essere il freno, che potete utilizzare con il pedale rimasto, ma di questo ne parliamo più tardi. Dopo aver annullato tutti i comandi è il momento di configurare il timone. Dobbiamo soffermarci sui trigger del controller. Sono i primi due, a destra e a sinistra, trigger e trigger.
Usiamo questi perché hanno una profondità. Più noi premiamo, più il timone gira. Selezionando sulla barra bianca andiamo a cliccare su Record. È qui che noi dobbiamo premere a fondo il pedale perché il programma registrerà il movimento e ovviamente l'attivazione del comando. Perché dobbiamo premere a fondo il pedale? Perché almeno viene registrato il movimento completo dell'asse. Sul trigger destro andiamo ad utilizzare il timone destro, quindi con la pedaliera andiamo a premere sull'acceleratore. Sul trigger sinistro andiamo ad utilizzare il timone sinistro, quindi con la pedaliera andiamo a premere sulla frizione. O nel caso avete una pedaliera con due pedali, allora sul freno. Come stavo dicendo prima, per chi ha una pedaliera a 3 può approfittare del pedale centrale vuoto, che è quello del freno, per inserire appunto il comando del freno dell'aereo. Certo, in questo caso il freno è decisamente irreale rispetto a quello di un aereo, ma è comunque un'ottima soluzione comoda. In questo caso andiamo ad inserire il freno con un tasto qualsiasi del controller in questo programma. Io ad esempio lo configuro attraverso il tasto B del controller. Dopo aver settato il timone, dirigiamoci sulla casella Game Settings. Sempre con il nostro simulatore selezionato andiamo a riempire tutte le caselle del 32 o 64 bit. Nel mio caso riempio tutte le caselle del 32 bit perché il simulatore è a 32 bit. Se tu ad esempio hai FS 2020 allora andrai a selezionare tutte le caselle del 64 bit. E ora non ci resta altro che salvare tutto e chiudere il programma. Vi ricordo che per il corretto funzionamento di questo software, dopo essere stato configurato, deve essere chiuso, come sta anche scritto direttamente dentro al programma. È il momento di avviare il simulatore. Da cosa si capisce se tutto funziona correttamente? Beh, se all'interno delle impostazioni del simulatore, tra le periferiche che vengono riconosciute, sia presente il controller dell'Xbox 360, quando in realtà connesso c'è il nostro volante. Attenzione, ricordatevi che nei settaggi del simulatore non dovete andare a settare il timone attraverso le opzioni del volante e della pedaliera, ma attraverso appunto quelle del controller. Ok? Bene. Da adesso qui è tutto molto aperto tra me e voi, nel senso che adesso vi faccio vedere come lo setto io su FSX, ma ovviamente i menu sono tutti diversi da simulatore a simulatore, quindi dovete regolarvi anche voi. Nel mio caso vado su Control Access, seleziono il controller della 360, vado sulla voce Rudder Access, scusate l'inglese, e premo o l'acceleratore o il freno, insomma uno dei due pedali che abbia la configurazione del timone. Quindi ecco fatto che ho configurato il timone del mio aereo. Poi, dato che ho impostato anche il freno, vado su Buttons and Keys, mi dirigo nella voce Brakes, Apply and Release e poi premo il pedale del freno che FSX crede sia il tasto B del controller. Ecco fatto che ho configurato il timone attraverso i pedali da corsa. Adesso non vi resta altro che mettere da parte il volante, spostare la pedaliera sotto al vostro Flight Yacht System o joystick e siete pronti per volare. Premo il freno, Brakes, compare la scritta Brakes. Cari ragazzi, spero che questo video tutorial sia stato utile. Se avete alcuni dubbi o altro scrivetelo sotto nei commenti. Dicevo, iscrivetevi al gruppo Facebook e seguitemi su Instagram. Ciao a tutti dal mondo dei simulatori, bye bye.